Fermati un secondo e guarda questa immagine. Sembra innocua, vero? È solo un ammasso di pixel, ma è proprio qui che la maggior parte delle persone abbassa la guardia e commette il primo fatale errore. In informatica esiste una zona d'ombra chiamata steganografia. Non è crittografia, dove vedi un lucchetto e provi a forzarlo. Qui il lucchetto è invisibile perché non pensi nemmeno che ci sia qualcosa da proteggere. Oggi ti porto nel dietro le quinte della steganografia. Ti mostro come un attaccante può nascondere un intero arsenale, documenti, script e addirittura virus dentro una foto che manderesti tranquillamente via mail, WhatsApp o Telegram. Spegnete l'obiettivo e scaldiamo il terminale. Bene ragazzi, e come da intro, la steganografia è l'arte di nascondere un messaggio segreto dentro un altro file apparentemente innocuo, in modo che nessuno si accorga che ci sia qualcosa di nascosto. Mi fa strano che, per quanto possa essere, YouTube Italia non ne parli tanto di questa tecnica. Mentre la crittografia rende il messaggio illeggibile, ma tutti vedono che c'è un codice da decifrare, la steganografia punta sulla mimetizzazione totale, quindi il file deve sembrare normalissimo. E per fare questa operazione utilizzeremo StakeHide. È uno strumento open source basato su riga di comando progettato per LST Steganography. Questa tecnica permette quindi di sovrascrivere i bit meno significativi dei pixel di un'immagine con i bit del nostro file segreto. Prima di tutto aggiorniamo i nostri repository e installiamo il tool. Aggiorniamo i pacchetti. E poi con un install StakeHide-y installiamo il pacchetto e accettiamo automaticamente le conferme. Bene, una volta installato servono due elementi fondamentali: il cover file, che sarebbe il trasportatore, e il payload, sarebbero i dati da nascondere. Bene, per questa demo andremo ad utilizzare una foto del nostro mitico Gino. Diamo un doppio clic, vediamo la bella fotografia di Gino e utilizzeremo questa fotografia. Bene, StakeHide ragazzi lavora principalmente in due formati, JPG o BNP, ma non usa la compressione PNG perché sono compressioni abbastanza pesanti. Come possiamo vedere, la foto è rinominata in phototest e ora andremo a creare il nostro payload. Quindi creiamo un semplice file di testo che fungerà da dato sensibile. Bene, una volta individuata la foto, quindi del nostro Gino, all'interno della cartella foto ci andremo ad aprire il nostro terminale e ci andremo a scrivere esattamente questo piccolo payload che conterrà questo messaggio cifrato e nascosto, in questo caso messaggio _segreto.txt. Diamo un invio e lui avrà creato all'interno della nostra cartella questo txt. E sempre dallo stesso terminale ora passiamo alla fase critica, che sarebbe l'embedding. Bene, hacker, spie o altre risorse non inseriscono dati a caso, ma StakeHide prenderà quindi il nostro payload e lo sottoporrà ad un algoritmo di cifratura simmetrica e poi lo inietterà nei bit meno significativi della nostra foto di Gino. Per farlo poi ci chiederà una password. In questo caso noi andremo a creare una password, perché senza questa chiave, anche se un analista dovesse sospettare della foto, vedrebbe solamente dati cifrati e l'integrità visiva del file rimarrà al 100% identica. Bene, con il comando StakeHide embed -cf, il -cf sta per cover file, quindi la nostra foto, e poi il -ef sta per il messaggio segreto che noi siamo andati a creare prima. Quindi diamo un invio e ci creiamo questa nostra password. In questo caso ci mettiamo Corsix26, tutto piccolo, diamo un invio e la dobbiamo riscrivere. Bene, non vi preoccupate che magari la password non si vede, perché nelle distro Linux ogni qualvolta voi inserirete una password non la vedrete mai, però la state scrivendo. Una volta riscritta diamo un invio e lui ci dirà che l'embedding è andato a buon fine. Ora all'interno della nostra foto di Gino c'è questo messaggio segreto. Con il comando xdg-open foto, quindi di Gino, diamo un invio e ci andiamo a aprire questa bella immagine. E come potete vedere ragazzi, all'interno di questa immagine, che è una semplice immagine, sembra non esserci assolutamente nulla. I pixel sono rimasti invariati, quindi nessun glitch, nessun cambio di colore, il peso del file è quasi identico e per il sistema operativo e per qualsiasi occhio umano questa è una semplice foto. Ora
La fase 3 non è altro che l'estrazione, quindi immaginiamo che questa foto sia stata scaricata da un server remoto o ricevuta su un canale sicuro. Chi la possiede ora deve fare l'operazione inversa, nota come quindi de-embedding. Utilizzeremo quindi il flag extract, il tool analizzerà la struttura dei pixel e applicherà l'algoritmo di decifratura, usando quindi la password che noi abbiamo impostato prima, Corsix26 tutto minuscolo. Se la password è sbagliata, l'algoritmo fallisce e il segreto resta protetto dalla crittografia. Con il comando rm messaggio _ segreto andiamo quindi ad eliminare il file originale, altrimenti StackHide ci chiederà se vogliamo sovrascrivere e quindi rovina il nostro assunto del video. Andiamo a rimuovere il nostro messaggio segreto. Come potete vedere, all'interno della cartella foto non c'è più nessun messaggio segreto. Bene, ritorniamo nel nostro terminale e con il comando StackHide extract -sf, che sta per stago file, quindi indichiamo il file modificato che contiene il nostro payload nascosto, lo andiamo ad estrarre. Dando un invio, lui ci chiederà di inserire la nostra password che noi abbiamo creato. Andiamo con Corsix26 e come potete vedere ci riestrapola il nostro messaggio nascosto. E ora con il comando cat messaggio _ segreto non faremo altro che aprire il nostro messaggio che stava nascosto all'interno della nostra foto. Questo è un messaggio cifrato e nascosto. Bene ragazzi, ora nel primo step abbiamo nascosto una semplice riga di testo. Tutto molto tranquillo, ma i veri hacker hanno bisogno di spostare interi pacchetti di dati. Quindi ora passiamo alla fase 2 e prenderemo un intero archivio cifrato .zip, pieno quindi di documenti, e lo fonderemo dentro la nostra immagine, diventando quindi un vero e proprio magazzino invisibile. Bene, ora come prima cosa andiamo a creare una cartella con mkdir e lì la chiamiamo segreti _ top e all'interno ci mettiamo questi due file segreti che sono segretissimi, coordinate geografiche e password di rete. Diamo un invio e abbiamo creato la nostra cartella con all'interno questi due file. E poi con il comando zip -r lo chiamiamo arsenale.zip che all'interno conterrà la nostra cartella segreti top, la andiamo a zippare. Bene, ora andiamo a vedere se realmente si è creato lo zip, quindi andiamo arsenale e abbiamo il nostro arsenale.zip. Ritorniamo nella nostra foto. Bene, ora ci spostiamo il nostro arsenale.zip all'interno della nostra cartella foto e come sempre ci apriamo il terminale. Con questo comando, quindi lo stesso comando, andiamo ad iniettare il nostro .zip all'interno della nostra foto. Diamo un invio e ci dobbiamo scrivere sempre una semplice password, in questo caso Corsix26. L'embedding dell'arsenale.zip è andato a buon fine. Con il comando rm arsenale _ top arsenale zip non faremo altro che rimuovere arsenale.zip all'interno della nostra cartella foto. Questa cartella è pulita, ma all'interno della nostra foto abbiamo caricato il nostro zip e con il comando extract più unzip il file diamo un invio, inseriamo la password e andiamo ad estrarre la nostra cartella dalla nostra foto. Estratto l'arsenale zip e ce l'ha decompresso in questa cartella e all'interno abbiamo questi due documenti con coordinate geografiche e password di rete. Bene ragazzi, ovviamente StackHide non funziona solo con le immagini, ma può nascondere file anche dentro i file audio, soprattutto file audio.wav. Perché? Perché sono file non compressi e ricchi di dati dove i bit meno significativi possono essere alterati senza che l'orecchio umano se ne accorga. Bene ragazzi, la stenografia ci dimostra una regola fondamentale della cyber security. Il pericolo più grande è sempre quello che non riesci a vedere. Ora che hai visto come funziona, lascia un like e iscriviti al canale se il video ti è piaciuto e scrivimi nei commenti se avevi mai sentito parlare della steganografia e soprattutto sei sicuro che le foto che hai sul telefono siano davvero solo foto? Bene, e come diciamo sempre col nostro Gino, oggi utilizzato da Cavia, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.